L'ultima finale. 29 luglio del 2006. Vi è un uomo su un taxi. Finalmente sta arrivando a destinazione nella sua amata Sardegna. È da mesi che sta aspettando queste meritate vacanze. Improvvisamente riceve una chiamata. Il taxi fa una inversione a U e torna all'aeroporto. Su quell'autovettura vi è Super Pippo Inzaghi. In collegamento telefonico con lui c'è Adriano Galliani. Pippo, abbiamo bisogno di te. Torna a Milano che dobbiamo giocare il preliminare. E proprio così, dalla Costa Smeralda parte il cammino dell'ultimo Milan che alzò la Champions League. Non è stata un'estate facile quella del 2006 in via Turati. L'Italia è campione del mondo, ma quello che preoccupa il club di Silvio Berlusconi sono i processi di calciopoli. La UEFA sta fremendo per procedere ad escludere dalle coppe il Milan, ma proprio gli avvocati del diavolo riescono a rendere vano ogni tentativo da parte dell'organo europeo e a iscrivere la squadra ai preliminari di Champions. Come detto in precedenza, con il minimo preavviso, la squadra si trova a Milanello a preparare i preliminari con la Stella Rossa. Tra le file dei rossoneri vi sono tanti campioni del mondo che non vedevano l'ora di godersi delle meritate vacanze, ma che si ritrovano a dover fare gli straordinari per poter aiutare la propria squadra ad entrare in Champions. Proprio Pippo Inzaghi è il giocatore che decide la doppia sfida, segnando sia all'andata che al ritorno. Il primo scoglio, il girone di Champions, viene superato senza troppe difficoltà. Gli avversari, i francesi del Lille, i belgi dell'Anderlecht e i greci dell'AIK, sono modesti e i rossoneri centrano la qualificazione già alla quarta giornata. L'andamento della squadra in campionato è tutt'altro che costante. Proprio per questo raggiungere la finale di Champions sembra un'utopia, ma vi è una persona che ci crede più degli altri. Ero fortunato Te e non c'eri? rimanevo là. Paolo veniva in Italia perché No, ricominciava. non solo in Italia, andavamo a Malta a fare il ritiro. Andava a fare ritiro. Sì. E lui, eravamo in piscina e il Madda mi saluta e poi andava via. E mi diceva, oh, sbrigati che vinciamo la Coppa Campioni. Ostacolo ben più complicato è quello che la squadra di Ancelotti si trova sul proprio cammino a febbraio. La squadra di Glasgow, il Celtic. Sulla carta non pare esserci storia, ma dopo uno 0-0 in Scozia, la gara di ritorno finisce nei tempi regolamentari col medesimo punteggio. Complice la sfortuna e un Boruc in forma straordinaria, la partita scivola verso i tempi supplementari. Quando ormai le speranze di evitare i rigori sono ridotte al lumicino, ci pensa il giocatore di massimo talento della squadra, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, meglio conosciuto come Kakà. Ricky, fin dai primi allenamenti in maglia rossonera, aveva impressionato tutti, tanto che dopo circa un mese dal suo arrivo, l'alto fantasista in rosa, Rui Costa, chiamò il dottor Galliani e la conversazione fu più o meno la seguente. Dottor Galliani, dovete vendermi, il ragazzino è troppo più forte di me. È proprio il 22, in maglia rossonera, a risolvere la contesa. Prende palla sulla tre quarti avversaria e con le sue solite accelerate semina un paio di avversari prima di bucare Boruc in uscita. È il gol che decide la qualificazione. Come in ogni competizione che si rispetti, ad ogni turno superato vi è uno scoglio più grande da valicare. A frapporsi tra il diavolo e la semifinale vi è il Bayern Monaco. Quell'anno la squadra bavarese aveva tutti i favori del pronostico. Fin lì aveva avuto un cammino impeccabile in Champions League e annoverava tra le sue fila giocatori molto fisici, letali sui calci piazzati. La partita d'andata viene dominata dal Milan, che va 2 volte in vantaggio, ma si fa riacciuffare in entrambe le occasioni da un insolito marcatore, il centrale del Bayern, Van Buiten. Considerando l'andamento in campionato e l'esito della partita d'andata, vi sono delle nuvole che alleggiano sulla panchina di Carlo Ancelotti. Col Bayern c'erano un po' di avvisare la panchina traballante. Perché? Non lo so, perché non... Cioè ti hanno detto qualcosa? Ti hanno detto? No, non hanno detto niente, ma Gattuso mi aveva detto stanno parlando con qualche allenatore, Gattuso sapeva tutto. La partita di ritorno viene giocata magistralmente dal Milan. Già nel primo tempo, grazie a un Clarence Seedorf spettacolare, i rossoneri si trovano con un doppio vantaggio. I tedeschi non mollano e vanno a più riprese vicini a riaprire la partita. Ma un Dida fenomenale e un Nesta in grande spolvero cristallizzano il risultato. In semifinale i rossoneri incontrano probabilmente la formazione più forte di tutto il torneo, il Manchester United di Ronaldo e Ferguson. La partita d'andata è bellissima. Su una brutta uscita di Dida lo United va subito in vantaggio e genera folate di gioco che il Milan fatica a gestire. Ma tra i rossoneri vi è un alieno, è il ragazzo con la maglietta numero 22, che con uno scatto bruciante buca la difesa dello United e beffa Van der Sar con un tiro preciso all'angolino. Poi mette in scena il gol più bello della sua carriera. Su una palla lunga fa un sombrero ad Heinze e anticipa l'intervento di Evra con la testa, facendo scontare i 2 malcapitati difensori dello United. Si presenta davanti al portiere e lo fredda con l'interno del piede destro. Lo United non molla, continua ad attaccare e prima pareggia con Rooney e poi, quasi allo scadere, sigla il gol del vantaggio.
sempre col centravanti inglese. Al ritorno il clima a San Siro è pazzesco. Il Milan vive quella che verrà definita la partita perfetta. Prima Kaká, poi Seedorf e infine Gilardino demoliscono uno United, ma è davvero in partita. È tempo di rivincite e dall'altro lato del tabellone il Liverpool riesce ad agguantare la finale, creando i presupposti per la vendetta del diavolo dopo la finale di Istanbul. Il Milan non si avvicina bene alla finalissima. La squadra è stanca, logorata da una stagione massacrante iniziata ad agosto coi preliminari di Champions. In più, il centravanti titolare Filippo Inzaghi non è nelle migliori condizioni, ma è proprio Pippo a decidere la finale. Prima mette in atto uno schema che pare fortuito con Pirlo. In realtà, quella punizione era uno schema collaudato che avevano provato più volte in stagione. E poi, a una decina di minuti dalla fine, su un'imbucata di Kaká, salta il portiere ed appoggia in rete tra l'estasi generale. Il Liverpool accorcia le distanze, ma non vi è abbastanza tempo per completare la rimonta. Questa è la storia di un cammino lungo, inaspettato e logorante, che ha portato il Milan a trionfare ancora una volta in ambito europeo. Secondo voi, quest'anno, il diavolo riuscirà a ripetersi e tornare sul tetto d'Europa?